Spettacolare ragazzi, un profumo fantastico. Questi sono i porcini che avete visto prima, essiccati. Metà dei porcini che ho raccolto 2 settimane fa, perché i video che avete visto si riferiscono a 2 settimane fa, metà sono stati essiccati e l'altra metà sono stati messi sotto vuoto e congelati. Queste sono le due forme di conservazione che preferisco per i porcini. Qualcuno fa anche il sott'olio, io non lo faccio. Ovviamente, vedete, questa essiccata sarà 1/10 della massa dei funghi che ho raccolto praticamente. Tendo ad essiccare quelli che sono un pochino più passati e camolati. In questo caso ho trovato dei funghi che erano camolati ma senza camole all'interno. In ogni caso, se voi li essiccate, anche se sono camolati, non c'è nessun problema, perché con l'essiccazione le camole escono fuori, quindi il fungo rimane pulito ed essiccato. Oltretutto ha un sapore molto più intenso rispetto al porcino fresco, questione di gusti, però fare un risotto per esempio con questo o col porcino fresco sono due cose differenti, e con quello essiccato il sapore è un pochino più intenso. Io tendenzialmente preferisco il risotto col porcino fresco, però sono entrambi ottimi. I porcini sono ovviamente molto buoni, non a tutti piacciono i funghi, a me piacciono moltissimo. Quest'anno è stata un'annata veramente molto strana, perché c'è stata una prima buttata a fine estate, diciamo, una buttata grossa, poi non c'è stato più niente, il clima, come possiamo tutti vedere, è praticamente ormai impazzito anche qui sulle Alpi. E quindi 2 settimane fa, a seguito finalmente delle piogge che sono arrivate, c'è stata un'altra discreta buttata. Ma la cosa incredibile è che, nonostante quella di settimana scorsa fosse una buttata tardiva, ieri 18 novembre, venendo qui in baita, guardate un po' che cosa ho trovato, senza nemmeno sbattermi nella ricerca, perché li ho trovati veramente praticamente per strada. Dei porcini ancora molto belli. Questo è molto bello. Qua abbiamo anche un porcino bianco. E poi qua ne abbiamo un terzo. Ecco, questo per esempio è un porcino che probabilmente è camolato. Adesso lo andremo poi più avanti a pulire. Questo è un porcino che è più adatto ad essere essiccato. Non è detto che anche negli altri non ci siano dentro le camole, lo vedremo. Quindi stagione un po' strana, 18 novembre trovare questi porcini, probabilmente ce ne sono, come ho trovato questi ce ne saranno altri in giro, ma io una volta che mi faccio una scorta non sono così ingordo, mi faccio qualche sacchettino, un po' di funghi essiccati e sono a posto così. Quindi questa sera andremo a preparare un bel menù con verdura e funghi, quindi roba di stagione, zucca, stasera farò un risottino con la zucca che è sempre molto buono, e poi delle scaloppine con i funghi che ho trovato. Voglio ancora un pochino approfondire l'argomento funghi perché è veramente molto interessante. A livello nutrizionale sono un alimento che può contribuire al nostro fabbisogno quotidiano realmente, o semplicemente sono un cibo che serve più per insaporire? Allora, facendo delle ricerche, praticamente il porcino, un 100 grammi di porcino vi fornisce circa, facciamo un 22-25 calorie, ok? Quindi 100 grammi sono... Allora, considerate questo qui, l'ho appena pesato, sono 3 etti e mezzo, ok? Per avere un contributo importante a livello nutrizionale dovremmo mangiarne almeno 1 chilo, che equivarrebbero a un po' di più di 200 calorie. Sono distribuite queste calorie principalmente in proteine, la maggioranza sono proteine, e poi carboidrati. Hanno dentro un sacco di micronutrienti interessanti, quindi un sacco di vitamine, e quindi è un alimento sicuramente, oltre che un qualcosa che è molto buono e insaporisce il cibo, è anche qualcosa che effettivamente fornisce anche degli elementi e delle vitamine importanti per il nostro fabbisogno quotidiano. Quindi è un cibo abbastanza sano.
Non sono un micologo ovviamente, anche se l'argomento è molto interessante e mi piacerebbe approfondirlo. Pensate che di porcini ce ne sono veramente moltissime varietà. Qui sto sfogliando questo libro che è molto interessante, magari vi lascio il link in descrizione perché è molto chiaro, è molto anche semplice. Allora, questo porcino potrebbe essere un Boletus edulis o un Boletus reticulatus. Ci sono, come vi dicevo, tantissime varietà differenti di boleti, eh, per lo più diciamo sono commestibili, ci sono anche alcune varietà velenose tipo il Satanas o altre varietà un pochino più tossiche, alcune sono tossiche crude ma perdono la tossicità con la cottura. In questo caso non so esattamente se si tratti di un edulis, presumo che si tratti più di un reticulatus, ma adesso leggerò meglio e cercherò di fare la distinzione tra i due. Sicuramente sono due varietà che si trovano qui in zona facilmente, insieme a molte altre. Nonostante tutto, nonostante il caldo ormai sia anomalo anche in autunno e in inverno, le temperature si stanno abbassando. Oggi ci sono 6,8 gradi. Qua non fa mai moltissimo freddo perché l'esposizione è molto soleggiata. Comunque ho provveduto per migliorare un pochino l'isolamento della baita. Non è semplice migliorare l'isolamento di una baita tutta in sasso con muri a secco. Ho provveduto ad applicare dei listelli tra gli spazi delle porte. Adesso sono un po' brutti, ma poi li andrò a verniciare, non si vedrà nulla. E ovviamente vedete sono quasi le 10 del mattino e siamo ancora all'ombra. In questa stagione, guardate un po', i cinghiali vengono a farmi visita di notte e scavano facendo parecchi danni al prato, cercano le castagne ovviamente. Purtroppo c'è poco da fare. Con l'arrivo dell'inverno c'è anche molta meno luce a disposizione. Come vi dicevo, 10 del mattino, non si vede ancora il sole, ma sta per arrivare. Ovviamente a metà dicembre è il periodo più buio e a metà dicembre il sole lo vediamo sorgere da dietro le montagne all'incirca adesso non ricordo esattamente, tra le 11 e le 11 e mezza, qualcosa del genere. Fa inizialmente capolino tra le due vette e poi dopo esce dietro la vetta qui di fronte. Questo ovviamente comporta una bassa produzione col fotovoltaico ed è questo il motivo per il quale ho creato quell'isola fotovoltaica staccata dalla baita, oltre per questioni estetiche, perché migliora la resa. Adesso vi faccio vedere, siamo giusto in tempo per vedere com'è il percorso del sole. Ecco, vedete, siamo ancora in completa ombra alle 10 del mattino, però il sole sta arrivando da dietro gli alberi, non so se magari riuscite a vedere la luce da dietro, quindi questa è la prima zona a prendere il sole, la prima zona usufruibile che prende il sole. Al momento ho 800 watt di pannelli, ma faccio fatica un pochino a starci dietro, soprattutto perché oltre il poco sole disponibile aumentano anche le giornate di maltempo e quindi si fa fatica un po' a star dietro, quindi ho intenzione di implementare un pochino ancora l'impianto fotovoltaico con sicuramente altri 4 pannelli e poi vedremo. Quando sono in difficoltà implemento la carica utilizzando il fotovoltaico pieghevole di Bluetti che fornisce 350 watt, quindi un buon contributo. Infatti adesso lo andrò ad utilizzare.
Ed ecco il primo sole del mattino, vedete? Man mano andrà a illuminare tutta l'area. Tra l'altro sto notando che ha fatto la prima brinata, il termometro vicino alla baita segnava 6 gradi, ma ovviamente è influenzato anche proprio dalle temperature della baita, quindi appena più distante abbiamo avuto la prima brinata. Quest'estate, a causa della siccità, mi sono trovato alcune volte senza acqua. Come sapete, come già spiegato in un video, ho a monte una cisterna rigida da 1000 litri. Portare qui una cisterna rigida è un po' problematico perché è molto ingombrante, più che pesante, è ingombrante da portare, e quindi allora ho cercato un'altra soluzione per avere un ulteriore accumulo in caso di emergenza e anche per l'inverno, quando magari ci si troverà con le tubazioni ghiacciate. E quindi ho trovato questa cisterna da 750 litri in un tessuto impermeabile che è simile a quello delle piscine che si utilizzano a casa, e mi sembra una buona soluzione. È facilissimo da trasportare perché pesa pochi chili, 750 litri di capacità, quindi è molto capiente, e l'ho riempito 2 settimane fa. Come possiamo vedere è perfettamente pieno, quindi non c'è alcun tipo di perdita. Devo solo sperare che qualche cinghiale non venga a farmi danni. Per il resto mi sembra una soluzione molto funzionale e molto utile. Oltretutto qui sopra c'è anche una griglietta. Questa è una cisterna che andrebbe utilizzata proprio per il recupero dell'acqua tramite il pluviale, quindi qua c'è questa griglietta e dal pluviale si dovrebbe riempire. Io l'ho semplicemente riempita con la canna dell'acqua e la lascio qui. Tanto non è acqua che dovrò bere, ogni tanto farò un ricambio. È un'acqua più che altro che mi serve per situazioni di emergenza, per lavare i piatti magari. Oggi non ho in previsione grandi lavori, ma sarà una giornata particolarmente sportiva. Andrò in giro per il bosco, considerando anche la bellissima giornata, ne approfittiamo anche per stare all'aperto, per raccogliere un po' di legna per la stufa, perché non ne ho poi così tanta da parte. Sono stato molto impegnato in tanti progetti e non sono riuscito ancora a fare una scorta veramente importante di legna, quindi mi tocca ogni volta farne un pochino. E poi devo anche recuperare dei materiali da costruzione, quindi dei tronchi un po' belli, per tutta una serie di progetti che ho in mente e che realizzerò un pochino più avanti. Quindi oggi lavoretti qua e là, ecco, un po' sparsi e molto fisici.
Intanto ho aperto i funghi per vedere un po' come erano messi e devo dire che non sono malissimo, non sono sicuramente i porcini più freschi che abbia mai trovato, questo è sicuramente da fare essiccare, però comunque sono dignitosi, non sono male, non sono tutti camolati, sono discreti. Ok, questo è il brodo, ci metto dentro zucca, carota e cipolla, una parte la uso per il soffritto. Intanto che il brodo va in ebollizione vado a preparare le scaloppine, cioè mi porto avanti con le scaloppine. Una infarinata e via.
noce di burro per mantecare. Aspettiamo un attimino e si mangia. Salute! Direi che ci siamo. È il momento delle scaloppine, spicchio d'aglio, poi mettiamo i funghi. Questi porcini erano proprio belli, si vede, guardate come sono bianchi, perfetti, integri. Ok, adesso li tiriamo fuori e poi mettiamo le scaloppine. Sfumata di marsala perché a me piace così. Faccio tornare i funghi al loro posto.
Per questo video è tutto, ma facciamo ovviamente l'assaggio prima di salutarci. È molto buona. Se vi è piaciuta la cena e il video, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettetemi un like e lasciatemi anche un commento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!